Ciao a tutti. Il decluttering abbiamo sentito parlare tante volte come metodo per fare ordine in casa, penso a Marie Kondo, a tantissimi canali che parlano di come mettere in ordine i calzini, le camicie, lo spazio intorno a noi. Ma non abbiamo mai pensato di mettere in ordine nello spazio emotivo, nelle relazioni sia d'amicizia, di coppia, insomma relazioni in generale. E quindi oggi sì, parliamo del decluttering, dei sentimenti e delle persone che per un motivo o per l'altro non vanno più così bene nella nostra vita, non sono della nostra taglia, della nostra misura. Dunque, perché è importante fare decluttering nelle relazioni? Perché questo ci porta a essere più sereni, come il non avere un armadio pieno di cose che non usiamo, che non ci vanno più bene, che non ci stanno più, così anche nelle relazioni fare un pochino di pulizia ci porta sicuramente una maggiore serenità, ci permette di respirare più profondamente e banalmente pensateci anche di fare spazio a una relazione nuova, a un'amicizia che ci corrisponde di più, a persone che ci fanno stare meglio e a cui possiamo anche noi dare qualcosina in più. Per sviluppare appunto queste nuove connessioni, è pur vero che il cuore è un posto grande, ma chiaramente la giornata è di 24 ore, per cui al di là dell'importanza della qualità e non della quantità, facciamo spazio alle persone che veramente ci fanno star bene e non a quelle cose un po' obbligate che alle volte quasi un pochino trasciniamo nel tempo. Tutto questo dare dei limiti sani, imparare a dire anche di no alle persone, ci aiuterà ad avere una maggiore autostima, a essere più forti, più centrati e insomma a star meglio, a fare le cose meglio. Come facciamo però al lato pratico a fare decluttering delle relazioni? Identificare quello che non funziona. Se non vediamo, non ragioniamo che cosa non va, ma questo senso di non va nelle relazioni è una cosa generica, un po' una sorta di nebbia che ci avvolge, ci diventa anche difficile capire quali sono le persone da tenere, di cui coltivare il rapporto e quali sono invece le persone che insomma in un modo o nell'altro non ci corrispondono più. Fermiamoci un attimo, carta e penna è il metodo migliore. Iniziamo a scrivere dalle persone che riteniamo più importanti a quelle meno, a quelle che magari non sentiamo da un mese, da 6 mesi, da un anno. Le persone che ci fanno star bene, con cui abbiamo fatto cose che ci hanno fatto star bene, le persone che quando avevamo bisogno ci sono state per noi e di contro le persone per cui ci siamo stati noi e abbiamo avuto voglia di esserci oppure per cui l'esserci è stata una cosa forzata. Ci renderemo conto che in questo elenco ci sono tante persone, cose e situazioni che diamo un po' per acquisite, per scontate e di contro invece persone che ci diciamo avrei proprio voglia di vederla, di sentirla. E questo ci aiuta proprio a iniziare a fare una sorta di primo ordine, un po' come quando decidiamo quello sarà l'armadio delle cose della pulizia, quindi le scope, i detersivi, gli stracci, quello invece sarà l'armadio delle scarpe, piuttosto che la dispensa. Nello stesso modo creiamo dei piccoli armadi in cui mettere a seconda della sensazione che ci dà, di quanto le vediamo, le persone. E ci renderemo appunto conto di tante cose, che iniziamo a stabilire dei limiti, ne ho parlato anche prima, questo è importantissimo, cioè decidere fino a dove e non oltre, o fino a quanto possono avvicinarsi e non oltre, quindi è una cosa in uscita, noi quanto dare, ma soprattutto anche quanto far avvicinare le persone alla nostra vita, alle nostre abitudini, al nostro più o meno quotidiano. Nello stabilire questi limiti è un'ulteriore chiarezza, un ulteriore sfoltimento e ci renderemo conto che tante persone
Le vediamo per abitudine, perché è sempre stato così, perché alla fine son dei legami acquisiti. Questo anche tanto nelle relazioni. Spesso abbiamo un senso di disagio fortissimo, ma continuiamo a rimanere con quel dato, quella data partner. Perché? Ma perché sono parte del nostro quotidiano, della nostra abitudine e l'idea di cambiare le carte in tavola comunque o ci pesa o tante volte sembra pazzesco in una cosa così importante come la nostra relazione principale, ma non ci pensiamo neanche di poterlo realmente cambiare. Quindi iniziamo a lasciare andare il passato, a lasciare andare le zavorre e a ragionare anche sulla nostra attuale relazione o relazioni di amicizia, magari ci son persone che non ci corrispondono più, abbiam fatto anche un bel percorso di vita assieme, ma noi forse siamo cambiati troppo o loro troppo e non ci siamo più ritrovati. Allora non buttiamo chiaramente il bambino con l'acqua sporca, cerchiamo di capire prima di tutto il nostro sentire, recuperare se è un rapporto a cui teniamo, ma in ultima istanza, se no veramente lasciamo andare, non muore nessuno. È un cambiamento, è fisiologico. Perdoniamo noi stessi e gli altri. Allora, il perdono è un atto veramente di alleggerimento e di liberazione. Ci permette di andare avanti. Possiamo decidere che una persona non faccia più parte della nostra vita o non volere più noi far parte della sua, ma perdoniamo noi stessi e l'altra persona, proprio per pulire le energie. Poi chiaramente all'atto pratico si decide, vediamo ancora, non vediamo più, abbiamo a che fare con certi limiti, certi altri. Però il senso del perdono è proprio è come aprire le finestre e far entrare il sole di primavera. È importantissimo sia nei confronti degli altri che di noi stessi. Il focus, focalizzati sulle relazioni positive. Te ne renderai conto già solo pensandoci quali sono le relazioni che ti fan star bene. Son quelle, ecco, quando pensi a quella data persona o a quello che hai fatto assieme, ti spunta il sorriso. A me è successo l'altra sera, sono uscita a cena con una cara amica. Intanto 3 ore son passate un fulmine e poi rientrando a casa mi sentivo bene, mi sentivo, non lo so, quel coccolo al cuore. Il giorno dopo le ho scritto: "Grazie perché è stata veramente una serata carina". Ecco, quando torniamo dall'aver visto qualcuno o quando siamo a casa e arriva qualcuno anche tutte le sere, noi sorridiamo all'idea che arrivi, ecco questa è una relazione positiva. Se già quando sentiamo girare la chiave nella toppa abbiamo quell'attimo di stringimento, ecco, è brutto da dire, soprattutto ripeto, se è il nostro partner, la nostra partner, ma bisogna lasciare andare. Ecco, il decluttering non vuol dire buttare via, vuol dire fare ordine, fare pulizia. È ovvio che nel fare pulizia qualcosa eliminiamo, ma il focus è iniziare a aprire gli armadi, guardare cosa c'è negli armadi, troveremo cose nascoste, cose che ci siam dimenticati fossero lì, cose che non trovavamo più da anni magari, e questo è il primo passo. Poi da qui chiaramente il decidere che cosa ci va ancora bene, l'eliminare qualcosa e sostituire qualcosa ci verrà all'inizio un po' faticoso, ma poi credetemi pian piano sempre più automatico. E nel prossimo video parleremo di esempi pratici di decluttering. Quando uscirà il secondo video poi ve lo lascerò linkato qui e idem col secondo il link a questo, di modo che ecco possiate avere un piccolo flash di che cosa è questo decluttering delle persone, delle relazioni e credetemi non è una cosa brutta, è una cosa bella. Grazie per seguire il canale, mi fa veramente piacere, se volete consigliarlo a qualcuno, mettere like, se non siete iscritti volete iscrivervi, ecco questo mi fa veramente super super piacere. Un abbraccio e appunto a settimana prossima per il prossimo video sul decluttering, cioè esempi pratici.